Buongiorno e benvenuti a Castelvetro. Vi do il benvenuto alla vecchia dispensa. Io mi chiamo Simone Tintori e ho il piacere di portarvi in visita all'interno della nostra cittàia storica. È una giornata davvero stupenda oggi, perfetta per scoprire insieme l'aceto balsamico. Venite pure con me. Profondamente radicato nella storia di questa terra, l'aceto balsamico è un prodotto molto importante per Modena. A metà tra leggenda e realtà, nei secoli si sono create, formate e cresciute tante acetaie a conduzione familiare che oggi arricchiscono quello che è il territorio della provincia. Siamo oggi a Castelvetro di Modena, all'interno dell'acetaia della vecchia dispensa, dove io sono attualmente il quarto conduttore. Si tratta di un'acetaia nata a conduzione familiare nel 1905 e attualmente ancora in funzione. All'interno di questa torre avrò modo di mostrarvi quella che è la prima produzione che noi definiamo oggi acetaia storica. Innanzitutto diciamo che cos'è l'acetaia. L'acetaia è l'ambiente che viene utilizzato a Modena per ospitare le botti dell'aceto balsamico e quindi per l'invecchiamento. Si tratta di ambienti molto particolari e che, a contrario del vino, non si trovano mai sottoterra ma sempre fuori terra. Se possibile in casa, per esempio, viene utilizzato il sottotetto. Sono ambienti particolari anche perché sono molto caldi d'estate e anche molto freddi d'inverno, quindi esiste all'interno un'escursione termica. Questo è un po' quello che noi definiamo il motore che permette il corretto invecchiamento dell'aceto. Nella nostra acetaia utilizziamo due vitigni per la produzione di questo balsamico. Il primo è un vitigno rosso chiamato Lambrusco Grasparossa, tipico delle colline di Modena, e il secondo è un vitigno bianco, il Trebbiano, anch'esso detto di Modena. Entrambi gli uvaggi vengono utilizzati per la produzione del mosto cotto, ossia un prodotto che si ottiene dalla cottura del mosto subito dopo la sua pigiatura. Quindi si tratta di un concentrato, potremmo quasi definirlo così, ottenuto durante la fase di cottura. Dal mosto cotto inizia il vero e proprio percorso che vedrà poi la fermentazione e l'invecchiamento, che è l'aspetto più interessante che riguarda il balsamico. Uno degli elementi chiave per iniziare la fermentazione dell'aceto balsamico è la madre acetica cosiddetta. Si tratta di una colonia di acetobatteri lieviti fondamentali per la corretta fermentazione del mosto cotto. Esattamente come fa il panettiere nella produzione del pane, che appunto utilizza il lievito madre, ogni acetaia custodisce e tramanda nel corso delle generazioni la propria madre acetica. Come dice il nome, la madre è colei che genera la vita e quindi nel caso dell'aceto balsamico, la madre del balsamico è colei che si incarica di iniziare questo lungo processo. Iniziamo quindi a vedere il processo di fermentazione che andremo a fare nella cosiddetta badessa. La botte grande che ho qui a fianco a me è la badessa che viene utilizzata su questo piano della torre per la produzione tutti gli anni del nuovo mosto fermentato. Si tratta di un contenitore, di una botte aperta, quindi dove entra l'ossigeno quotidianamente, che viene caricata in autunno con la produzione del nuovo mosto cotto e su cui viene fatto l'innesto della madre. Questi due elementi, entrando in sinergia e in contatto, nel corso di comunque un arco di tempo che va da pochi mesi fino anche magari un anno, entrerà, diciamo così, in funzione una fermentazione lenta ma costante che trasformerà parte degli zuccheri in acido acetico, creando appunto la base acetica. Questo prodotto noi lo definiamo un mosto cotto fermentato ed è la base appunto per invecchiare poi l'aceto balsamico. Parlato della fermentazione, possiamo quindi salire ai piani superiori della torre e vedere l'invecchiamento. Il fascino di questa torre è assolutamente unico. All'interno di queste pesanti mura vengono oggi conservate più di 100 anni di storia dell'aceto balsamico e quindi ora cominciamo a capire come viene invecchiato il balsamico. I profumi che ci circondano sono assolutamente unici, agrodolci, intensi, morbidi e sono il risultato di questo lungo invecchiamento che avviene all'interno del legno. Le batterie che vedete qui intorno a me sono appunto il vero segreto per la produzione dell'aceto balsamico. Cerchiamo di capire meglio come sono fatte. Prendiamo come esempio la batteria che ho qua davanti a me. La caratteristica è che ogni botte viene realizzata con un'essenza diversa di legno. Abbiamo qui per esempio del rovere, del castagno, del ciliegio, del gelso, dell'acacia,
Ogni legno è in grado di cedere sostanze aromatiche e profumi all'aceto. Quindi una volta fermentato il nostro aceto lo andremo a mettere all'interno della batteria e inizierà il lungo processo di invecchiamento, dove l'aceto sarà in grado di estrarre dal legno le componenti aromatiche e quindi caricarsi di quelle note appunto balsamiche che renderanno il prodotto unico nel tempo. Durante i mesi estivi, tra luglio e agosto, in acetaia normalmente raggiungiamo anche 30-35 gradi centigradi. Le alte temperature normalmente comportano un'evaporazione assolutamente naturale che avviene all'interno delle botti. Per questo motivo le botti sono aperte, quindi per l'ossigenazione e per l'evaporazione. L'evaporazione consente al prodotto di addensarsi, quindi di ottenere quella densa e morbida consistenza che tutti di solito ricerchiamo in un aceto balsamico. Però, come abbiamo detto, abbiamo a disposizione diverse essenze di legno. Quindi cosa creiamo? Creiamo dentro a ciascuna botte un diverso aceto balsamico, un diverso aceto aromatico. Ora, la parte più interessante sarà quella di mettere insieme tutte queste componenti aromatiche e creare alla fine un unico prodotto, un unico vero aceto balsamico, che sarà appunto una sorta di matrimonio perfetto tra le varie componenti aromatiche della nostra batteria. Per fare questo dovremo affidarci alle sapienti, la sapiente arte del maestro conduttore. Il fascino di questa torre risiede anche nell'ambiente che lo ospita. L'acetaia infatti è custodita all'interno della cosiddetta torre delle prigioni. Si tratta di una torre ricostruita in realtà nella seconda metà del 1500 e adibita ad uso di carcere. All'interno di questa stanza possiamo infatti vedere moltissime delle iscrizioni lasciate dai carcerati. Le pareti che ci circondano sono fittamente iscritte, ci sono date, preghiere, conto dei giorni, firme. Tutto questo testimonia la lunga storia di questo ambiente che qui si va a legare, a intersecare con la storia dell'aceto balsamico. La domanda più spontanea è: perché produrre aceto balsamico? Qui vicino a me ho 3 delle batterie più antiche attualmente in funzione. Zoraide, Antonietta e Lucrezia. Ciascuna di loro ha un nome proprio, un nome femminile, cosa molto importante. A Modena infatti le batterie dell'aceto balsamico nascono all'interno delle famiglie come dote per le figlie. Questo simbolo, questo elemento di legame tra le generazioni è stato ed è così importante che ha permesso alle acetaie di crescere nel corso delle generazioni e nei secoli, di appunto affermarsi all'interno delle famiglie come un vero e proprio status symbol. Come funzionava? Quando in una famiglia nasceva una bambina, il papà o il nonno creava una batteria di botti e cominciava a curarsene, a prendersene cura fino al matrimonio. Con il gesto, con l'atto simbolico della cessione della batteria, la figlia diventava la vera proprietaria della sua batteria e avrebbe dovuto portare avanti nelle generazioni a seguire la produzione dell'aceto. Questo simbolo, che rimane quindi fortemente legato nelle generazioni, conserva come testimone la batteria e la batteria porta il nome della figlia. Un sistema tra l'altro molto semplice per ricordarci l'età di tutte le nostre batterie. Abbiamo parlato dell'importanza delle batterie, ma dobbiamo parlare anche di cosa succede quando una batteria viene dismessa, quando praticamente non viene più utilizzata. Qui di fianco a me ho una serie di botti che sembrano appunto una batteria, ma in realtà sono le cosiddette orfane. Si tratta di botti che appartenevano a svariate diverse batterie che oggi vengono in qualche modo custodite tutte insieme. Orfane appunto perché non sono più all'interno delle loro batterie originali. Se ne conservano 1, 2 o 3, sono quindi dei piccoli elementi che oggi vengono ancora tenuti tutti insieme, chissà per un domani per essere utilizzati nuovamente per fare nuove batterie. Al loro interno però sono custoditi dei balsamici molto pregiati e molto antichi, quindi di grande valore, a maggior ragione quindi per custodirle con ancora più cura. Li chiamiamo quindi orfane. Oggi siamo comunemente abituati a trovare l'aceto all'interno di pratiche comode bottiglie di vetro, ma in realtà in origine l'aceto balsamico veniva custodito in tutt'altro modo. Nella tradizione modenese infatti si utilizzavano dei pesanti orci di terracotta chiamati train, tragni, tragne, insomma i vari modi dialettali. Che cos'erano? Erano dei orci fatti in terracotta invetriata, proprio come questo,
che consentivano alle famiglie di conservare l'aceto una volta estratto dalle butte. Il train diventava così una sorta di riserva che la famiglia poi aveva a disposizione nel corso dell'anno per l'utilizzo domestico. Si tratta di contenitori oggi rimasti così un po' in disuso, non si utilizzano più tanto, ma in realtà sono i contenitori più tradizionali che appunto venivano utilizzati per l'aceto balsamico. L'inverno è uno dei momenti più attesi dai produttori di aceto balsamico. Infatti nel corso dei mesi freddi che avvengono i cosiddetti rincalzi e travasi all'interno della batteria. Queste operazioni sono fondamentali per creare quell'armonia di profumi che contraddistingue un balsamico di alta qualità. Come avvengono? Per prima cosa andremo a fare un vero e proprio passaggio di degustazione all'interno dei nostri prodotti e avremo cura di cercare vari pregi e difetti che contraddistinguono tutti i prodotti che abbiamo a disposizione. Il secondo passaggio sarà poi quello di servirsi di una pipetta di vetro, proprio come questa, e di iniziare il processo dei travasi. La prima cosa da fare sarà quella di rimettere in ordine, quindi tornare a rincalzare, quindi a riempire la nostra botte più piccola. Per fare questo ci serviremo dell'aceto che è presente nella penultima botte e compieremo un travaso. La quantità che muoveremo sarà esattamente la quantità necessaria per riportare al livello originale la botte. Il secondo passaggio sarà quello di continuare i travasi, quindi dalla terzultima botte alla penultima botte. Muoveremo anche qui una parte di aceto e via via risaliremo fino alla nostra botte più grande. La botte più grande verrà anch'essa riempita, quindi rincalzata, ma questa volta ci serviremo del nuovo mosto cotto fermentato che avremo prodotto all'interno della badessa. Creeremo quindi un vero e proprio percorso a senso unico dove il nostro aceto fluisce anno dopo anno all'interno delle botti e crea e definisce all'interno della più piccola il vero aceto balsamico. Attenzione però, purtroppo questi passaggi sono molto lenti, i travasi vengono appunto fatti solo nel corso dell'inverno e quindi dovremo attendere molti inverni, quindi molti anni, prima di riuscire finalmente a gustarci un vero aceto balsamico e quindi con un grande equilibrio di profumi. L'arte dell'aceto balsamico è fatta di gesti molto antichi e questi gesti si tramandano di padre in figlio e sono la grande sapienza, la grande arte che fa parte della formazione di un conduttore di acetaia. Vediamo ora il colore dell'aceto balsamico, che è un altro elemento fondamentale. La produzione dell'aceto balsamico è infatti un lunghissimo percorso, un percorso fatto di tante prove, alcune buone che vanno a buon fine e altre meno. Lavorando in acetaia si scopre infatti una delle massime più importanti: l'aceto balsamico non si produce ma si ottiene. Grazie a questa massima possiamo in qualche modo diventare col tempo degli abili conduttori di acetaia. È difficile condensare tutta la storia e la tradizione di questo prodotto in pochi minuti. L'invito quindi è quello di venire direttamente a trovarci in acetaia, forse il modo migliore per poter conoscere di persona questo prodotto meraviglioso. Non solo, ma soprattutto per potersi immergere all'interno di tutti i profumi e gli aromi che lo contraddistinguono. Non mi resta quindi che darvi appuntamento in acetaia e arrivederci.